Oggi, dopo ben 120 ore e 3 anni di utilizzo, i cuscinetti della ruota anteriore del mio Fantic hanno detto ciao ciao! Ciao ragazzoli e benvenuti in questo nuovissimissimo video bello e fresco di tutorial, dove oggi andremo a sostituire i cuscinetti anteriori del mio Fantic. Non è un'operazione particolarmente difficile sostituire i cuscinetti della ruota anteriore del Fantic, ma richiede qualche piccolo passaggio tecnico e quale giusta occasione appunto per spiegarvi per filo e per segno come farlo nel modo corretto. Quali sono appunto i sintomi di un cuscinetto sicuramente consumato e da sostituire? Venite con me che ve lo faccio vedere. Sicuramente uno dei primi sintomi che appunto salta all'occhio è che la ruota ha un gioco assiale. Vediamo, ve lo faccio sentire. Oppure per le persone che sono estremamente sensibili noteranno che appunto la ruota è molto più dura da girare. E inoltre avranno notato che appunto il cuscinetto è molto rumoroso. Quindi basta con le chiacchiere, adesso andiamo a sostituire i cuscinetti anteriori del nostro Fantic e vi lascio 10 secondi di brevissima sigla per capire se siete iscritti al canale. Ci vediamo dopo. Vamos! Quindi la primissima cosa da fare è quella di avere un equipaggiamento idoneo, se non volete essere cacciati di casa. E calla! Ovviamente vi risparmio anche le tempistiche per come smontare appunto la ruota, perché sono sicuro che appunto tutti voi sapete farlo. Ora, la prossima operazione da fare è quella di andare a rimuovere i distanziali. Dopodiché dobbiamo andare a togliere il paraolio, raccomando con un cacciavite senza essere troppo incisivi, perché altrimenti potremo pizzicare il paraolio. E calla. E calla, questo è venuto via subito. Dopodiché dovremo andare a scaldare il mozzo in modo tale da sfruttare la dilatazione termica. La dilatazione termica è all'incirca 2-3 centesimi di millesimi, ma abbastanza importante appunto per farlo uscire correttamente. La prossima mossa che dobbiamo fare appunto è quella di procurarci una pistola termica. Se voi non siete dei meccanici e siete casalinghi come me, immunite di un po'. In questo caso rosa. Quindi dopo averlo scaldato lo giriamo e cominciamo a picchiare proprio lì. Poi se siete dei meccanici fortunati sicuramente vi munirete di un estrattore, ma siccome noi siamo molto casalinghi, questi sono gli strumenti che ci servono: un cacciavite oppure uno scalpello e il martello. E calla! Uscito! Direi che era veramente messo male. Ora, stessa operazione dall'altra parte. Questa volta verrà molto più facile non avendo la boccola interna. Volevo farvelo vedere se la telecamera non avesse cominciato a fare i capricci. Ma comunque raga, tolta la boccola centrale è sempre lo stesso principio, anzi vi viene molto più facile rispetto a prima. Dopo aver fatto tutto ciò ci muniamo appunto di carta e andiamo a pulire tutta la sede del mozzetto, così da eliminare ogni residuo e garantire un montaggio perfetto senza impedimenti. Credetemi ragazzi, è un passaggio veramente molto importante questo qui. Dobbiamo adesso inserire i cuscinetti, quindi raffreddiamo il cuscinetto per sfruttare la sua contrazione termica. Il diametro della ghiera si riduce leggermente e il montaggio diventa molto più preciso. Quindi il mozzo caldo si dilata e i cuscinetti freddi si contraggono. Questo rende l'inserimento molto più facile e ci permette di farlo entrare perfettamente dritto ed evitare di schiacciare l'anello interno. O ci muniamo di una bella bussola da 27 e cominciamo a picchiare, oppure in alternativa, se non avete una bussola adatta, potete usare il vecchio cuscinetto come battuta. Perfetto, è dritto. Poi girate la ruota e ricordate di inserire prima la boccola distanziale e poi il secondo cuscinetto. Visto che il cuscinetto nuovo con la bussola da 27 ha deciso di entrare di traverso, l'ho rimesso in riga battendo nel punto più alto e usando il vecchio cuscinetto come battuta. Infine andiamo ad applicare un leggero strato di grasso sul paraolio e nella sede del cuscinetto, in modo tale da avere una maggiore protezione
contro gli agenti esterni, come potrebbe essere l'acqua, il fango, la terra e così via. Ma nessun tipo di gioco, gira tranquillamente. Niente, e infine andiamo ad allineare la forcella. E niente ragazzoli, il video finisce qui, spero vi sia stato utile. Vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo tramite un like, un'iscrizione e un commento. È un piccolo gesto che vale la pena ragazzi, vale la pena e ci aiuta tanto. Altrimenti se non lo fate tranquilli, nessuno ancora. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli e statemi bene, ciao!